Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il giorno del tagliando della mia Dacia Sandero. È passato un anno, in realtà deve passare un anno o 30.000 km per il primo tagliando, quindi se a 6 mesi avete fatto 30.000 km dovrete fare il tagliando. Oltretutto è uscito un aggiornamento della centralina, come vi avevo detto in qualche video scorso. Per telefono mi hanno detto più o meno cambieranno i filtri, quelli standard, ma anche i filtri del GPL. La cifra ancora non ve la dico perché me l'hanno ovviamente anticipata per telefono, ma dato che voglio fare i conti alla mano con i fogli del tagliando, allora adesso la porto, faccio fare il tagliando, poi mi daranno la fattura, tutto quanto, e insieme guardiamo quanto costa il tagliando e che lavori faranno. E finalmente eccoci qui, vi spiego al volo. Qui ci sono i pezzi fino a questa voce qui che sarebbe l'olio, poi da qui cominciamo le H che sarebbero le ore di lavoro, quindi scopriamo quanto costa la manodopera anche. Qua sotto l'unico lavoro che non è stato contabilizzato, diciamo, è la riprogrammazione della centralina con questa sigla qui 0DTG. Se avete questa dicitura nei vari fogli e scartoffi dei taglianti della vostra macchina, allora è stata aggiornata la centralina, altrimenti dovete andare giù in Dacia e dirglielo. Andiamo a vedere i pezzi. Allora, tagliando. Filtro abitacolo carboni attivi 34,56 € di pezzo, costa circa 20 euro quello comprato online. Poi, filtro dell'olio 16,40 €, questi costano 7-8 euro. Connessione motore, non ho idea, 0,74. Filtro del gas 30 euro, più o meno 29,64, ci sta perché i landi costano così anche online, tra la spedizione e tutto. Additivo GPL 16 euro, hanno messo un additivo GPL. L'olio 5V30 della Castrol RN17, qui me lo dà 20 euro al litro, quindi è venuto fuori 81 euro perché ci sono 4 litri e mezzo di olio. 4 litri e mezzo d'olio è tanto per la macchina che è, perché è un 1000, 4 litri e mezzo per un 1000 è un po' tantino. Comunque ne hanno messi 4 litri e mezzo, quindi 81 euro viene. Ovviamente preso online l'olio si paga 11-12 euro al litro, quindi ragazzi, questi sono i conti pompati da officina, perché loro è come se fossero un negozio. Manutenzione, revisione veicolo, queste cominciano le ore di lavoro. Praticamente un'ora e 3, 0,3, 0,2, questo è quanto ci hanno messo praticamente a fare tutti i vari lavori, contando 45 euro all'ora. Quindi è venuto fuori che la manutenzione, revisione del veicolo è 60 euro di manodopera. Poi sostituzione filtro del gas di carburazione 0,3 ore sarebbe, quindi 13,50 € per cambiare il filtro del GPL. Per cambiare il filtro dell'abitacolo 9 euro di manodopera. Controllo di tenuta del circuito del gas di carburazione, quindi quando si cambiano i filtri si controlla, si accende la macchina e si controlla che tutto vada bene. Questa cosa è costata 9 euro. L'inversione degli pneumatici, che mi hanno fatto a parte perché gliel'avevo chiesta io perché era ora di farla, 12 euro. Allora, la manodopera ovviamente è abbastanza costosa. Sostituzione del filtro del gas di carburazione, che sarebbe il filtro del GPL praticamente, 13,50 € che lo fai mentre scola l'olio, quando cambi l'olio, quindi fa ridere che mi si metta queste voci in più quando in realtà mentre cola l'olio quando fai il tagliando fai tutti gli altri lavori, quindi non dovrebbero sommarsi e invece si sommano, perché in questo caso qui vuol dire che tu hai tenuto la mia macchina sotto di te 2 ore per fare un tagliando. La vedo veramente difficile in officina, veramente veramente difficile, quindi vabbè, diciamo che va bene. Il totale del primo tagliando standard, quindi quello a 30.000 km o comunque a un anno di vita, sono i due limiti. Io l'ho fatto ufficiale perché ovviamente la macchina è in garanzia. Il prossimo tagliando sarà a 60.000 km oppure a 2 anni, quindi una volta all'anno. Quant'è il totale? IVA compreso siamo a 340 euro. 340 euro per aver fatto il cambio dell'olio, i filtri, abitacolo, filtro dell'olio e filtro GPL e l'inversione delle gomme. È un po' tantino, voi cosa dite? A fare il tagliando io da solo una cosa così mi sarebbe costata, compreso di filtri GPL, oltretutto il filtro dell'elettrovalvola, qui non l'hanno sostituito il filtro dell'elettrovalvola, ma io sono uno che l'ha sempre sostituito. I meccanici non lo fanno mai, neanche quelli delle case madri. Però dato che se si spacca tutto è in garanzia e quindi gliela riporto e sostituiscono tutto, si arrangiano, va bene così.
Ipoteticamente, se l'avessi fatto da solo avrei speso 90 euro. 340 euro per fare un tagliando. Voi cosa ne pensate? Quanto avete speso? Quanto spendete per le vostre auto, anche se non sono Dacia e Renault? Fatemelo sapere nella descrizione, mi raccomando. Ragazzi, spero di essere stato utile, questo è quanto. Noi ci vediamo alla prossima, in descrizione vi lascio il link per un po' di cose interessanti tra noleggio a lungo termine, qualche prodottino vario, eccetera, eccetera. Dategli un'occhiata, noi ci vediamo alla prossima. Condividete questi video, iscrivetevi al canale e lasciate un commento e un like. Ciao!